Nous avons connu à Palerme un 11 septembre avant la lettre. C'était en 1992, le 23 mai, à 17h58, sur l'autoroute qui relie l'aéroport au centre-ville. Sur ordre de Totorina, le chef de Cosa Nostra, 500 kilos d'explosifs tuaient le juge Giovanni Falcone, son épouse la magistrate Francesca Morvillo et 3 membres de leur escorte. 55 jours après avoir fait assassiner Falcone, il récidivait par un attentat en plein centre de Palerme contre le collègue de Falcone, son ami, le juge Paolo Borsellino. Un groupe d'enquêteurs venus de Milan est décidé à trouver Rina, découvrait après des mois de filature la tanière du parrain des parrains. Le 13 janvier 1993, il voyait sortir Madame Rina et son chauffeur. Le 15, Totorina et son chauffeur. Le parrain des parrains portait une veste de cachemire et avait les allures d'un petit entrepreneur allant vaquer à ses affaires. Les 24 ans de cavale du fils d'un paysan pauvre de Corleone, qui avait terrorisé la Sicile pour assouvir sa soif de pouvoir, prenaient fin. Totorina est réapparu 2 mois après son arrestation, au tribunal de Palerme, là même où il avait été condamné à la perpétuité par contumace 6 ans plus tôt. Il avait dû préparer son entrée en scène avec ses avocats. Il s'était habillé en provincial. Allure modeste, pas mesurée, port de tête obséquieux. Scusa, non lo so. Ci dica se intende rispondere o vuole... Sì, è stato il mio problema. E allora? Intanto, noi sappiamo che lei è stato condannato definitivamente per le 2 associazioni. Associazione di diritto mafioso e l'associazione finalizzata al traffico. Lei si è occupato di droga, evidentemente. Non mi sono mai interessato di droga, perché se mi avessi interessato di droga, mia moglie non avesse bisogno di stare in una casa da mia suocera per 4 mesi baciati e mi farsi cappare di mia suocera. Io non conosco queste droghe, queste cose che fanno tanto male ai bambini, ai vecchi, a tutta l'umanità. La prego, signor Presidente, io non ho mai, io ho fatto solo l'agricoltore, il contadino, lavorando onestamente, io e la mia famiglia, cioè i miei genitori, i miei nonni, signor Presidente, e non è vero che ci sono
Cupole, non cupole. La cupola mia è la mia famiglia. E ho 4 figli e mia moglie. Sono qua alla volontà del Signore, ci aspettiamo Dio per provvedere a tutto. Sono un credente, gesto un credente, sono una persona come vede tranquilla, gesto a parità. Sono qua. Lei ha capito di dire che non conosce il cupola. Non esiste, non sono cose che io le leggo nei giornali, mi sembra una fantascienza. Rina era un uomo semplice, ma aveva un carattere di ferro. In questo carattere di ferro, diciamo, metteva lui avanti l'umiltà, cioè non ti appariva una persona aggressiva, una persona scortese, lui era umile, era uno che a te ti voleva fare del bene, è un uomo convincente, principalmente perché usa questa benevolenza però che vuole che tu fai quello che dice lui. Totò Riina è una mente molto posata, molto educata, è come avere un mago davanti che ti sta pranciando. Una persona che tu è saggia, una persona saggia. E tante persone scomode, che potevano essere per Totò Riina, venivano ammazzate. Quando Totò Riina capisce che la cosa non ci mette a mancare il terreno sotto i piedi, via, ammazza. Io quando ho incontrato per la prima volta Rina, l'ho incontrato che io ero giovanotto, perché lui faceva la latitanza in casa di mio zio Vincenzo, che era il fratello più piccolo di mio papà. Quindi l'ho incontrato lì, non è che sapevo chi era, chi non era, diciamo, perché io non sapevo nulla in quel momento di Cosa Nostra. E poi invece nel 1980, quando mi hanno combinato, mi è stato presentato ritualmente e ricordo che lui mi disse queste 2 parole, mi disse: Totò Riina, dice, io non volevo che ti combinavano perché sei nato in mano al più cornuto rappresentante che la storia di Cosa Nostra ha avuto. E ci devo fare un buco in testa appena ho la possibilità. Nelle sue mani era riuscito ad avere un potere di vita o di morte nei confronti di tutti, che tutti gli altri gli avevano dato, che a sua volta lui l'adoperava per poi usarlo contro uno di questi, con tanti sono morti, che prima l'avevano assecondato e poi ci hanno rimesso la vita. Corleone se trouve à 60 km de Palerme. Tout y est à la fois anodin et opaque. La mafia n'y est nulle part et partout. Le bourg est un labyrinthe de rues étroites truffées de 100 églises, aux maisons serrées les unes contre les autres et refermées sur elles-mêmes. C'est dans une de ces maisons qu'est née Totò Riina. Mio padre comandava la squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Corleone. In questo paese io ho fatto il liceo. Avevo tanti compagni di scuola che poi mi sono ritrovato dall'altra parte della barricata. Anch'io sono diventato poliziotto e sono stato il capo della omicidi della squadra mobile di Palermo. Ho indagato sui corleonesi e devo dire che avevo una marcia in più perché ero vissuto nel loro territorio. Totò Riina ha vissuto a Corleone con la famiglia, con il padre, andando nei campi a rompersi la schiena a lavorare nei campi, fino a quando, tornando dalla campagna, il padre trova un ordigno bellico lasciato lì dagli americani che erano andati via e che lui ritiene sia molto utile per sé e per la sua famiglia, lo fa prendere al figlio, lo fa portare a casa per poterlo svuotare e crearsi cartucce da caccia e metallo abbastanza resistente per il suo trattore.
davanti a casa sua, mentre sta aprendo la bomba, esplode e muore il padre, muore il fratello, muore anche il mulo che aveva la famiglia Riina e che è una delle fonti di sostentamento della famiglia. Il piccolo Totò Riina rimane l'unico sostegno della famiglia e la mamma, che era incinta quando muore il padre, dà alla luce l'ultima sorella che lui deve mantenere con la sua attività. Qui siamo nel cuore del latifondo siciliano. Qui nasce la mafia del feudo, la mafia del latifondo. In queste masserie abitavano i contadini che coltivavano la terra dalla mattina alla sera, si rompevano la schiena dalla mattina alla sera e i padroni erano 4 o 5 baroni per tutti questi feudi, i quali stavano a Palermo e lasciavano qua i campieri, quelli che dovevano gestire la vita di queste persone. I campieri facevano il bello e il cattivo tempo, assumevano, licenziavano, davano premi o castighi anche fisici, anche duri, e tenevano in un pugno i contadini che non osavano alzare la testa perché dovevano mantenere le loro famiglie. I nobili stavano a Palermo, stavano a Piazza Marina a giocare a carte fra di loro e ricevevano da questi campieri, da questi primi mafiosi, soltanto i soldi derivanti dai loro feudi. Quindi la mafia aveva un prestigio sociale. La mafia, fu il momento del feudalesimo, andava a braccio con il barone, con il nobile, sotto il profilo della protezione del feudo e sotto il profilo dell'ordine nel feudo, perché i mezzadri non si ribellassero, gli affittuari pagassero il canone regolarmente. Era la mafia che proteggeva il marchese, il barone, il principe. Lo proteggeva e lo aiutava. Certamente poi queste cose degenerarono perché poi questo mafioso che lo proteggeva diventò il padrone del feudo. Quindi anche lì la mafia ebbe il suo ritorno, il suo grandissimo ritorno, il suo grandissimo guadagno. Quindi venivano in un certo senso espropriati senza ricevere l'indennità di espropriazione, però. Il fascicolo di Totò Riina. Questa è la prima foto, giovanissimo. È nato nel 1930. In quella foto si era reso responsabile di un omicidio. Si trova assieme con altri ragazzi coinvolto in una grossa rissa in contrada San Giovanni di Corleone. Il suo antagonista Di Matteo si presenta alla resa dei conti per ragionare assieme con un amico, il quale esce una pistola automatica. Riina non batte ciglio. Esce la pistola, un revolver che lui aveva nascosto, e fa fuoco contro Di Matteo. Di Matteo viene colpito alla coscia e un'imponente emorragia lo porta in breve alla morte. Riina viene arrestato e trasferito prima al carcere del Lucciardone e poi al Termini Imerese. Le correspondant du journal communiste de Palerme, Laura, a rapporté l'événement sans fioriture. Un duel entre 2 paysans. L'un meurt, l'autre est à l'hôpital. Riina a 19 ans, son adversaire 30. L'affrontement a eu lieu le jour de la procession du Christ. Riina est condamné à 12 ans et 4 mois de prison. Derrière les barreaux, il apprend à lire et à écrire.
Il passe même une sorte de certificat d'études. Sa peine est réduite de moitié pour bonne conduite. À son retour à Corleone, en 1956, il a 26 ans et une réputation. Il a tué un homme et il est libre. Una città molto devota, Corleone, una città cattolica, una città dove i mafiosi il venerdì santo facevano a gara per indossare il cappuccio di appartenenti alle confraternite e portare poi per le strade del paese il simulacro della Madonna che andava cercando per le vie di Corleone il figlio morto in croce. Quella processione si fermava di più, con il consenso del prete, davanti l'abitazione dei capi mafia, davanti l'abitazione delle persone che contavano di più in questo paese. C'era un'armonia generale, perché non c'era, diciamo, che un mafioso guardava con occhio storto al maresciallo o al poliziotto o al prete. Allora c'era una convivenza. In un paese comandava il mafioso, che lo dico 20 anni, il mafioso, il maresciallo e il prete. Questi erano i tre personaggi simbolo che comandavano un paese. Se c'era bisogno di un matrimonio, si andava dal prete, se c'era di bisogno di aggiustare qualche cosa, si andava dal maresciallo, se c'era qualche cosa molto più importante si disturbava al mafioso. Io sono stato cristiano, cattolico, per formazione familiare, per indottrinamento familiare. Padre, madre, mi hanno detto andare in chiesa, quindi poi i sacramenti, battesimo, comunione e via dicendo. E noi tutti di Cosa Nostra, pur commettendo questo tipo di efferatezze, che di questo si tratta, entrando in quella psicologia che stavamo facendo del bene per la collettività, ci sentivamo con la coscienza a posto. Io dopo ogni omicidio me ne andavo in chiesa e mi confessavo con Dio, perché non è che potevo confessarmi con nessuno, e ci chiedevo perdono a Dio di quello che avevo fatto. Però non lo so spiegare, è un controsenso questo. Però io, quando me ne andavo in chiesa e pregavo, io mi sentivo più leggero poi. Mi sentivo più, come si suol dire, come se quel reato poi non l'avessi fatto più. Nel momento in cui io me ne andavo in chiesa e mi dicevo le mie preghiere, parlavo con Dio, perché io ci parlavo nella mia testa, mi sentivo più leggero, come se era giusto averlo fatto, perché quello si meritava questa tale cosa. La Sicilia è un'isola che ha una storia molto particolare, forse unica in Europa. È stata sempre colonia di qualcuno, venuto da fuori. Non ha mai espresso un suo governo la Sicilia. Non dico un governo democratico, ma una dinastia regnante siciliana non c'è mai stata. Quindi sempre un'imposizione di un potere venuto da fuori e questa organizzazione, diciamo, del potere non ha mai garantito in maniera capillare, diffusa sul territorio, la sicurezza dei cittadini, la composizione delle liti tra i cittadini. E allora sono nate spontaneamente delle figure, infatti la dizione originale del mafioso, è importante sottolineare, è l'uomo di rispetto. In origine la mafia fu quasi un male necessario. Fu quasi un male necessario nel senso che il potere, la giustizia,
era completamente estranea a questo popolo siciliano, era lontana e quindi fu quasi un male necessario rivolgersi a questi uomini, a questi personaggi mafiosi che erano i capipopolo. Erano un capopopolo il mafioso che aggiustava le cosiddette faccende che erano per esempio regolarizzare con un matrimonio la classica fuitina o il giovane che si era approfittato, aveva sedotto una ragazza. Era così per esempio il povero contadino o il cittadino normale che veniva derubato dei suoi averi, e fu un fenomeno questo assai vasto, e consideravano quindi il mafioso, lo consideravano il loro papà, il loro padre. Tutto quello che si muoveva noi lo sapevamo tutto. Diciamo, io mi ricordo all'epoca che anche quando c'erano quelli che facevano dei scippi, eravamo noi a intervenire alla punizione, perché non volevamo che succedesse. Il quartiere era, diciamo, tenuto sotto controllo in tutto, dalle rapine ai furti, ai tutto. Non si muoveva una foglia se non lo sapevamo. È uno stato a parte quello. È come avere un commissariato di polizia là. Sembrerebbe quasi osceno dire che aveva una potenza superiore allo Stato, perché il mafioso, ricevendo tutte queste confidenze e tutte queste notizie dal popolo che gli diceva mi hanno rubato, lui con il suo potere, contrariamente allo Stato e alle forze dell'ordine, immediatamente individuava i responsabili e i colpevoli, e però faceva una giustizia personale, perché evidentemente i soggetti che venivano scoperti quali ladri o rapinatori erano sottoposti a sanzione, una sanzione che era di qualunque genere fino ad arrivare all'omicidio. Io ricordo che a Palermo c'è stato un periodo nel quale era facilissimo la mattina trovare negli immondezzai dei sacchi, quelli neri, dei rifiuti, di trovare un corpo umano. Erano gente che erano stati avvisati di cambiare vita e di non molestare o quella persona, o che avevano sbagliato nei confronti di un'altra persona, e furono eseguite delle sentenze di morte. C'è stato proprio un periodo di questo genere a Palermo, era invalsa questa maniera di punizione, strangolandoli, e poi venivano insaccati e abbandonati. Io ho fatto diversi processi di questo genere. Il primo capo della famiglia mafiosa di Corleone fu il dottor Michele Navarra, medico, stimato professionista. Aveva quale fidatissimo gregario, sicario, killer, uomo di fiducia, Luciano Liggio, giovane rampante che voleva farsi strada nella famiglia mafiosa. Il dottor Michele Navarra era direttore dell'ospedale dei Bianchi di Corleone e apparteneva a una stimata famiglia corleonese. Il fratello presidente dell'Aste, l'altro fratello medico e rettore del Policlinico di Messina, altro fratello all'assessorato regionale alle autonomie, una famiglia rispettabile, ma una famiglia che voleva comandare anche all'interno della mafia. Nel 1958
Che succede a Corleone? Succede che Ligio, che ha percorso i gradini della scala gerarchica interna a Cosa Nostra, perché c'è una gerarchia ovviamente interna a Cosa Nostra, come in tutte le organizzazioni, anche quelle criminali c'è una gerarchia, Ligio decide che è venuto il momento di diventare lui il capo di questa famiglia mafiosa di Corleone, che è una famiglia mafiosa importante. Il problema è che il posto è occupato da un medico, il dottor Navarra, Michele Navarra. E quindi, siccome la poltrona è una, per poterla occupare da chi però la occupa. E Cosa Nostra ha un solo strumento, conosce un solo strumento, che è quello dell'omicidio. Per cui un giorno Navarra era in macchina, in automobile, subisce un attentato e viene ammazzato. Non so se materialmente da Ligio, ma insomma questo è un dettaglio del tutto secondario, paradossalmente. Quello che è sicuro è che da quel momento Ligio prende il posto di Navarra, cioè diventa il capo della famiglia mafiosa di Corleone, con accanto soprattutto quelli che venivano chiamati i suoi luogotenenti, che si chiamano Salvatore Riina, guarda caso, e Bernardo Provenzano. Corleone in quegli anni diventa Tombstone, dicono gli americani, il cimitero, la collina degli stivali. Qui ci sono 52 omicidi, tutti di navarriani eliminati dai ligiani. Si costruisce anche la fama di sanguinarietà di Ligio e dei suoi. Cioè questi cominciano a essere temuti perché è gente che ammazza, cioè non discute, ammazza. O sei d'accordo con me o io ti ammazzo. La guerre de Corleone a fait la une des journaux de Palerme. Mécontent de l'image de gangster qu'on lui avait accolée, Ligio fait sauter les rotatifs du journal L'Ora. Quelque temps plus tard, le nom de Riina apparaît en gros caractères. Devenu un des tueurs de Ligio, il a désormais un nom. La photo transmise par la police est celle de sa carte d'identité. Il Riina del 58, anno dell'uccisione di Navarra, è un Riina già pienamente mafioso, insomma. È uno che ha capito, che conosce le regole interne e si adegua e cerca di interpretarle nella migliore maniera possibile, perché anche Riina è uno che vuole salire. Ho chiesto una volta a un mafioso qual è il motivo che ti ha indotto a entrare in Cosa Nostra. Non c'è nessuno dei mafiosi che tu conosci l'ha mai fatta franca, o muore ammazzato o viene arrestato. E lui mi rispose: sono entrato in Cosa Nostra perché io al mio paese non ero nessuno. Nessuno mi salutava, nessuno mi teneva in considerazione, ero nessuno. Quando io sono entrato in Cosa Nostra ero riverito, ossequiato e cercato da tutti come persona di rispetto e di prestigio. Cioè la mafia per queste persone è un ascensore sociale. È un modo ovviamente illecito, criminale, questo è quasi superfluo dirlo, attraverso il quale l'ascensore sociale li porta a disporre di soldi, di ruolo, a esercitare potere, a avere il rispetto degli altri, cosa importantissima anche per i siciliani. La mafia per persone come Riina, come Provenzano e come Luciano Ligio è stato un ascensore sociale. Io sono stato condannato nel 1980 e avevo 22 anni in quell'anno. Quindi mi hanno dato un appuntamento di farmi trovare in un posto dove ho trovato altri ragazzi. Io non sapevo che cosa doveva avvenire e che cosa non doveva avvenire. Anzi, a dire la verità ero un po' preoccupato, perché siccome io qualche marachella la combinavo, allora dentro di me dicevo ma che c'è? Che ho fatto questa volta? Si sono avvicinato un uomo d'onore, si è avvicinato ad ognuno di noi, perché noi quel giorno eravamo in 7. Hanno preso un'immagine sacra e con un ago ci hanno punto un dito.
ci hanno fatto sgorgare del sangue dentro questa immagine, sopra questa immagine sacra, ci hanno dato fuoco e ce la dovevamo passare da una mano all'altra mano mentre che bruciava questa immagine sacra. Dovevamo ripetere che non avremmo mai tradito l'organizzazione e che se tradivamo l'organizzazione le nostre carni dovevano bruciare come brucia questa immagine sacra. Una volta uomo d'onore, diciamo, le persone, diciamo, quelli del popolo, del quartiere, lo capiscono. Perché lo capiscono? Perché mentre prima potevano vedere che, mentre per dire, due uomini d'onore importanti si appartavano a parlare, io mi tenevo in disparte, quindi non partecipavo al dialogo. Ma nel momento in cui vedono che poi uno partecipa al dialogo con queste persone importanti, quelli del quartiere già capiscono che tu sei diventato pure importante tu, per tu avere il dialogo con queste persone. E quindi, diciamo, ti rispettano, non che prima non ti rispettavano, perché a me mi rispettavano, ma perché mi rispettavano? Non è che mi rispettavano per me, mi rispettavano per la mia parentela che poteva avere dietro le spalle. Mentre poi mi cominciarono a rispettare proprio per me, non più perché io ero parente di Tizio, ma perché io non ero più Anselmo, parente di Sara Anselmo, io ero Anselmo, io ora ero. Una volta che uno diventa uomo d'onore si diceva che uno ha gli occhi aperti e quindi, diciamo, potevi vedere tutto quello che c'era da vedere. E diventare, diciamo, un piccolo dio uno si sentiva, perché tutto quello che tu volevi lo ottenevi. Non è che dice avevi problemi, se c'era uno che ti mancava di rispetto, quello era fritto. Cioè, se tu volevi ne potevi chiedere la testa, ne potevi chiedere la vita. E quindi, diciamo, avevi tutte queste, avevi agevolazioni in tutto e per tutto, cioè andavi a comprare la macchina per dire che avevi uno sconto extra. Non c'era, avevi bisogno di un dottore e avevi i migliori dottori. Cioè, Cosa Nostra non ti precludeva nulla, ti apriva tutte le strade, ti apriva. Dove volevi arrivare, arrivavi. La mia giornata quotidiana da vice di Rina, non da vice di Rina, già da operatore per conto di Rina, operatore per conto della mia stessa famiglia, dalla mia persona normale, da imprenditore, diciamo da killer. Io mi volgevo come un camaleonte, dipende qual era la circostanza, io ero capace di commettere un omicidio sfinito, andavo a casa, mi facevo una doccia, mi cambiavo, davo a mia madre i vestiti da mettere in lavatrice affinché togliesse qualunque traccia, dopodiché me ne andavo al bar e come incontravo con gli amici andavamo a mangiare una pizza, a farmi una divertita, non mi creavo problemi. E poi in tutto questo, sembrerà paradossale, mi interessavo della società civile, tra virgolette, del paesano, qualcuno che aveva bisogno dell'ospedale, qualche ragazzo che aveva bisogno delle 100.000 lire, qualche famiglia che aveva qualche amico che non poteva trovare lavoro e io mi interessavo, gli facevo dei prestiti, gli davo dei soldi, lo mettevo in condizione di poter cominciare un'attività lavorativa, aveva un po' di difficoltà alla banca e io mi interessavo per fargli avere un prestito, un mutuo, di quelle che erano le società. Mi mettevo a disposizione con i mezzi che avevo, quello che a me mi poteva, io venivano, per esempio alle feste comunali, gli davo un buon contributo, non voglio scendere nei dettagli, però gli davo un buon contributo, veniva, che so, il prete, che aveva bisogno di qualche cosa e mettevo mano in tasca e davo, ma questo prima di me lo faceva mio padre e io l'ho continuato. Tutto quello che c'era, piccolo o grande, che c'era da fare si faceva in paese. Dopodiché, anche se poi domani mattina si doveva uccidere pure quella persona, si faceva. Dentro Cosa Nostra ci sono delle regole, queste regole vengono spiegate durante la cerimonia di iniziazione. Ci sono delle regole, diciamo, che possono portare delle sanzioni più o meno accettabili, diciamo, ma ci sono pure delle regole che, se violate, portano alla morte. Quindi, per dire, se uno fa il confidente con la polizia, e quella è una regola che, se trasgredita, porta alla morte. Se uno ha rapporti
sentimentale con delle persone, diciamo, sposate con uomini d'onore o figli o sorelle di uomini d'onore, portano alla morte. Se uno si litiga con un uomo d'onore, arriva alle mani o si dicono parolacce, si porta alla morte. Questa è la visione che loro hanno di se stessi. La visione che ne ho io, che sono pezzi di merda. Non si salva nessuno. Quindi hanno tutte queste regole, uomo d'onore, l'obbligo di dire la verità, l'obbligo di non trombarsi la moglie di un altro mafioso, cazzate. Rina n'a jamais laissé beaucoup de photos derrière lui. À la première, anthropométrique, prise à la fin de son adolescence, s'ajoute une seconde, datant de son arrestation à Corleone en 1963. Il a pris du poids et de la stature. À l'époque, Luciardone de Palerme est la prison des mafieux, qui la surnomme le Grand Hôtel Luciardone. Ils en sont les maîtres. Ils s'y font livrer leurs repas par les meilleurs restaurants de Palerme, refusant de toucher à ce qu'ils appellent il cibo del governo, la pitance de l'État. A 33 anni, per la seconda volta, Totò Riina entra in questo carcere del Luciardone. Viene arrestato a Corleone perché è latitante per avere partecipato a quella mattanza dei navarriani che ha visto cadere tutti i personaggi di rilievo della famiglia del dottore Michele Navarra, i perdenti di Corleone. È latitante e viene arrestato per caso a Corleone dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza che lo fermano e ai quali lui con sicurezza esibisce un documento di un'altra persona. Viene portato al commissariato e mio padre lo riconosce e dice che è Totò Riina e viene arrestato. Qua dentro Totò Riina è un altro uomo. Non è più il ragazzo che deve apprendere il picciotto di rispetto ma ancora troppo giovane. Stavolta Totò Riina è un capo, è colui il quale viene riverito, ossequiato dai detenuti, così come lui vedeva che succedeva ai suoi tempi nei confronti dei capi. 6 ans plus tard, en 1969, le choix d'une cour d'assises des Pouilles pour instruire le procès de Liggio, Riina et leurs acolytes, accusés des assassinats des hommes de Navarra, a suscité notre perplexité. Leurs avocats avaient fait prévaloir que les magistrats de Palerme n'avaient pas la sérénité nécessaire pour juger les Corleone de façon impartiale. La veille du verdict, une lettre anonyme était parvenue au président du tribunal. Elle disait « Messieurs de Bari, n'avez-vous pas compris que si vous condamnez un des gentilshommes de Corleone, nous vous ferons sauter en l'air ?» Riina est sur le banc des accusés, mais son nom n'apparaît pas dans les journaux. C'est son jeune chef, Liggio, qui occupe le devant de la scène. Tous les Corleone sont acquittés. Seule la vigilance d'un préfet permet de déclarer leur présence en Sicile dangereuse et d'exiger leur assignation à résidence au centre de l'Italie. Che cosa fanno questi naturalmente? Siccome non è che era galera, scappano e tornano clandestinamente, diciamo, di nascosto in Sicilia, dove naturalmente vengono protetti dalle altre famiglie mafiose, perché erano pur sempre dei mafiosi anche loro, e all'interno di quell'organizzazione c'è questa sorta di solidarietà, di protezione, e questi da allora sostanzialmente rimangono clandestini. Il mafioso latitante, una cosa è sicuro, è in Sicilia. Non è latitante alle Bahamas o in un altro posto ameno che possiamo immaginare, perché non se ne può andare, se ne va a perdere il potere. Nel 69 accade un evento clamoroso, che viene chiamato comunemente la strage di Via Lazio.
e cioè a dire una squadra di killer mafiosi, entra negli uffici di un costruttore edile e c'è una sparatoria a colpi di mitra da paura e viene ammazzato Michele Cavataio, che è il vero obiettivo di questa missione di sangue. Perché Michele Cavataio era un mafioso di un certo peso che, a giudizio dei suoi avversari, così chiamiamoli, si era allargato un po' troppo, era andato un po' troppo oltre quello che doveva essere il suo ruolo. E in questi casi si provvede secondo i modi di Cosa Nostra, cioè bisogna ammazzarlo. E muore uno del gruppo degli assalitori. Infatti gli altri quando scappano si portano via questo cadavere. Questa persona è un Bagarella, cioè è fratello di Leoluca Bagarella, che è il cognato di Rina, il che vuol dire che i corleonesi vengono coinvolti dalle famiglie palermitane, o comunque un ruolo assieme ad alcune famiglie palermitane contro altre famiglie palermitane. Credo che questo sia significativo, perché è il riconoscimento di un ruolo non secondario di questa famiglia mafiosa di un paese della provincia. Des repentis révéleront des années plus tard que Rina a dirigé le groupe des assassins. L'assaut fut brutal et sauvage. Laura utilisera un titre énigmatique. La haine a de la patience. En ces années-là, pour nous, les Corleone, c'était Liggio, le boss extraverti, arrogant et ambitieux, qui aimait se pavaner sous ses différents déguisements. L'organizzazione di Cosa Nostra prevede che al vertice, perché è un'organizzazione piramidale, sieda una sorta di consiglio di amministrazione, che loro chiamavano commissione o cupola, ed entra a far parte della commissione per la prima volta, a quanto risulta a noi, un esponente della famiglia di Corleone, che è Luciano Liggio. Anche questo è un fatto estremamente significativo, perché conferma, ove ce ne fosse bisogno, il crescente peso, ruolo di questa famiglia mafiosa all'interno dell'organizzazione complessiva di Cosa Nostra. L'assassinat du procureur Scaglione, sur le chemin du cimetière où il allait chaque matin déposer des fleurs sur la tombe de son épouse, eut un écho retentissant. Nous étions en 1971, 3 ans avant que les Brigades Rouges n'exécutent un magistrat en Italie. Le journal L'Ora décela sans hésiter dans cet assassinat la main de Liggio. L'exécutant était sans doute Rina, son protégé. Liggio ruppe questa regola del non attaccare direttamente lo Stato con l'uccisione di suoi rappresentanti, perché era incazzato nero con Scaglione, che aveva fatto un provvedimento per cui Liggio non andava in galera ma non poteva tornare a Corleone. Adesso non mi ricordo bene il dettaglio qual era, ma insomma quando la mafia stava abbastanza tranquilla per quanto riguarda l'attività giudiziaria, questo Scaglione si era permesso di creargli un grosso problema di libertà personale, e quindi decide di ammazzarlo. E contemporaneamente credo che anche in questa vicenda ci sia anche un segnale molto forte che i corleonesi, cioè Liggio, che era il capo dei corleonesi, allora lancia alle famiglie mafiose palermitane, perché lui uccide il procuratore della Repubblica di Palermo a Palermo. Insomma, è una cosetta, in quell'ambiente non è una cosetta da niente. Quindi già allora c'era questa ossessione, diciamo, dei corleonesi di far carriera, se così vogliamo esprimerci, per assumere un ruolo da protagonisti all'interno della mafia che contava davvero, che era quella palermitana. La 4e photo connue de Rina est saisie au cours d'une perquisition. Il est en voyage de noces place Saint-Marc à Venise. C'est le journaliste d'investigation Mario Francese qui nous a révélé dans ses articles l'histoire d'amour entre l'institutrice de Corleone et le tueur en cavale. Rina a 26 ans et sort de prison lorsqu'il rencontre Ninetta, qui en a 14. Quand ils se marient secrètement,
Il en a 44 et elle 32. Elle lui donnera 4 enfants qu'elle mettra au monde dans une clinique renommée de Palerme sous le véritable nom de leur père. Cette même année 1974, l'Ora titre à la une la capture du chef des Corleone, Luciano Liggio. È arrestato a Milano, catturato in un appartamento dove viveva con una donna e un bimbo, che forse è suo figlio. Si nascondeva dietro il nome del signor Antonio e quando viene arrestato si presenta così ai fotografi, sorridente e arrogante. Des fidèles de Liggio ont soupçonné Riina d'avoir facilité son arrestation et repoussé tout projet d'évasion en arguant qu'il s'en chargerait lui-même. Liggio passera le restant de sa vie en prison. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1974, Riina prend sa place aux réunions du triumvirat che dirige Cosa Nostra. Riina è un traggettatore nato. Riina mette padre contro figli, fratelli contro fratelli. Riina ha un modo di fare che, a spiegarlo viene difficile. Però lui ha un modo di fare che è come... non mi viene la parola, però piano piano, come tarlo, diciamo, che va a scavare nel legno, lo scava, piano. E lui è così, lui piano piano, e lui mette tutti contro. Riusciva a farci convivere, allo stesso tempo ci metteva in contrasto. Era diabolico. Questo era diabolico. Però non era politico. Gli mancava la politica, in tutti i sensi. Lui era un criminale puro. Ed era un criminale puro. E in quel contesto di Cosa Nostra credo sia riuscito a sopravvivere così. In questa piazza trovò la morte un investigatore dei Carabinieri, il tenente colonnello Russo. Aveva fatto delle accurate indagini sui corleonesi e sugli appalti per la diga Garcia. Non lo perdonarono. Senta, assessore. Io assessore. Lei è il consigliere comunale? Ecco, noi stiamo facendo un'inchiesta sull'esecuzione del colonnello Russo che è avvenuta a pochi chilometri da qui. Venga, assessore. Noi stiamo organizzando, stiamo discutendo il caso del colonnello Russo, Che mi interessa a me? la cui esecuzione è avvenuta a pochi chilometri da qui. Lei ha saputo che poco distante da qui hanno assassinato il famoso colonnello dei Carabinieri Russo? Sì. E questo significa che la mafia è ancora molto potente qui. Lo è? Certo. Perché per fare questo fatto ci sarebbe qualche cosa. Ci vuole potenza. Dico, la potenza è di chi ha avuto il coraggio di ammazzarlo. Per forza, se non aveva il coraggio non si faceva questo fatto. E secondo lei chi è che dà questi ordini? Chi lo sa? Non è la mafia? Non si sa. Non si sa. Non si sa. La mafia tradizionalmente questo non lo faceva. Nel vecchio codice mafioso, usiamo questo termine, il codice mafioso, poi a me non piace, ma insomma, per capirci. Per garantire proprio la sua presenza a riflettori spenti, la mafia non ha interesse ad accendere il riflettore su se stessa. Non si contrapponeva allo Stato, si inseriva, si infiltrava, ma non ricorreva alla contrapposizione. Questa è una delle, se vogliamo chiamarla, la novità più drammatica che Riina e Provenzano hanno introdotto, perché questa è proprio, fa capo a loro, la scelta di cambiare strategia e di contrapporsi militarmente allo Stato.
Nel 78 viene ucciso a Palermo un mafioso di rango, un certo Beppe Di Cristina, che era, forse usare la parola rampollo, ma insomma era discendente di una famiglia mafiosa storica della provincia di Caltanissetta. Riesi era il paese loro. E Di Cristina aveva però grandi rapporti, diciamo, con il mondo palermitano. Aveva avuto qualche problema ad opera dei Corleonesi, per cui non si sentiva più sicuro. Di Cristina è una persona intelligentissima, tanto che si accorge il primo di tutti del progetto scellerato che c'ha Salvatore Rina, e cerca di avvisare ai palermitani, però in un certo senso non ci danno tanta importanza. Quindi lui incomincia a sfogare con un colonnello dei carabinieri, ma non perché vuole fare il collaboratore, vuole avvisare, diciamo, ai suoi amici, ai nostri amici, perché noi fino a quel periodo siamo con l'istituzione e con la Chiesa in buoni rapporti. Esatto, vuole avvisare i carabinieri di questo nuovo pericolo, che è un pericolo che viene sottovalutato da tutte le parti, che è Salvatore Rina, perché Rina già aveva fatto arrestare a Luciano Ligio, erano passati, e quindi sta conquistando tutta la Sicilia. I corleonesi lo sanno, cioè la mafia viene a conoscenza perché nell'istituzione c'erano persone che erano in collusione con la mafia, e Di Cristina viene ucciso. Rina ha seminato terrore dentro e fuori Cosa Nostra. Rina è un killer che si monta la testa e, facendo l'unico mestiere che sa fare, che è quello di ammazzare, si mette in testa di raggiungere il vertice Cosa Nostra e ci riesce. Comincia uccidendo un giornalista, Mario Francese, all'inizio del 79, che viene ucciso perché io lo conoscevo, era un bravo giornalista e soprattutto era un giornalista che non si limitava a raccontare i fatti di cronaca, ma era un giornalista che faceva il giornalista investigativo, cercava di capire cosa c'era dietro i fatti. Cioè, l'accezione più interessante, più intelligente del giornalismo, e così facendo cominciò a scrivere di mafia quello che fino ad allora non si era scritto mai, e anche con riferimento ai corleonesi, e questa cosa per i corleonesi era intollerabile. Come risolvi il problema? Lo ammazzi. Occorreva eliminare Michele Reina, perché Michele Reina era il segretario della Democrazia Cristiana e non si prestava ai disegni dei corleonesi per quanto riguarda gli affari che loro volevano gestire. Boris Giuliano era sicuramente esposto, Boris Giuliano era in pericolo, ma non sembrava credibile che la mafia arrivasse persino a colpire il capo della squadra mobile. Sembrava qualcosa che non dovesse accadere mai, sembrava qualcosa troppo in alto per poter essere fatto. Eppure i corleonesi non hanno indietreggiato nemmeno di fronte a questo.
Ora, il bilancio di questo anno tremendo, che è il 79, che è indubbiamente l'anno che inaugura quella che sarà poi una stagione drammatica, in cui gli omicidi di servitori dello Stato saranno... È un bilancio negativo, nel senso che da parte delle istituzioni di questo paese non ci fu una risposta significativa, da nessun punto di vista. Indignazione dei politici, bla bla bla, partecipazione ai funerali, bla bla bla, ma devo dire che non posso segnalare nessuna iniziativa a livello istituzionale di novità, di maggiore efficacia nel contrasto alla mafia. L'intimidazione arrivava anche a quei settori della politica, del potere, vero, che avrebbero potuto fare qualche cosa, ma probabilmente ritennero più saggio non fare nulla. Per questo dico, io sottolineo sempre, ma non soltanto io, come in questi delitti tremendi è molto forte questa componente intimidatoria, funziona, perché chiunque abbia un ruolo istituzionale e si intesta una iniziativa forte sa che rischia la vita, non è una cosa da niente. A parte i legami di pezzi della politica, del potere costituito con la mafia, che questo gioca moltissimo, ma c'è anche questo aspetto, cioè questi ammazzano il Presidente della Regione, che aveva il torto di volere, programmaticamente aveva detto che voleva ispirare la gestione degli appalti pubblici in Sicilia alla massima trasparenza possibile, figura, la ammazzarono subito, che dentro gli appalti pubblici la mafia c'era immersa fino a qui. Il meccanismo è, nel momento in cui tu, politica, mafia, chiunque esso sia, trovi un ostacolo, nel momento in cui non riesci a domesticarlo o a dominarlo, di corromperlo, avvicinarlo, o con amore o con timore, si arriva all'estremo a ucciderlo. Chi le si ci addiventa prima a farti partecipare a qualche discussione. Se sta facendo, poi ti fanno vedere che è stato ucciso quella persona e non si nascondono davanti a te a parlarne per farti capire che le persone si uccidono, quindi ed hanno ucciso soggetti come te. Poi ti cominciano a fare delle domande per le persone più vicino, se tu hai coraggio di uccidere una persona, se te la senti e se il dito ti funziona. Il dito ti funziona significa il grilletto, è il grilletto di una pistola. Fino a quando poi ti arriva al punto che ti mettono a fatto compiuto. C'è quando ti partecipi direttamente a commettere l'omicidio, cioè salire in macchina o appostarti, dipende di quello che è, e quindi assieme a un altro ti fanno partecipare a un omicidio e vedere come muore, cioè basta che è come uccidere un uccello, uccidere una selvaggina, e quindi ti diventa, fra virgolette, facile. Guardi, io c'è stato un momento che non avevo più neanche il tempo di pensare, perché ero talmente ormai coinvolto psicologicamente nel sistema che andavo come un treno, cioè non ragionavo più, non vedevo più, non riflettevo più. Io ero diventato, per un momento ero diventato peggio di Totorrina, cioè andavo con i paraocchi. È un tipo di scuola, una scuola che tu non vai a scuola a studiare quei libri, ma è una scuola che praticamente cominci a osservare, cominci a vedere tutti i movimenti che fa un mafioso, cominci a vedere l'atteggiamento che c'è un mafioso, e si dice chi pratica lo zoppo all'anno comincia a zoppicare. E dire, io non è che andavamo là, ammazzavamo, non ci pensavamo anche 2 minuti, non ci pensavamo completamente, andavamo là, ammazzava, diceva ammazzare questo, ammazzava e via, non ci perdeva tempo, non è che voleva sapere il motivo perché veniva ammazzato, se deve ammazzare basta, non aveva neanche spiegazione. La cosa bella che loro apprezzavano in Cosa Nostra da me era che non facevo domande. 1975, per cui ho una delle primissime foto
che io ho fatto a Palermo sulla mafia. Fu uno dei miei primi morti ammazzati. Era giovane e ne fui molto, molto sconvolta. Questo fu ammazzato mentre era seduto. Non credo che scelsero proprio di fare teatro, però questo è teatrale, molto teatrale. Io ricordo che la coperta fu messa perché gli spararono in faccia e il viso era devastato. Il giornale chiama di corsa e c'è un morto ammazzato, non mi ricordo più dove. Vado e c'è nel buio della notte, c'è un piccolo corpo messo così, non c'è luce, non c'è luna, non c'è niente. Una macchina della polizia arriva, accende i fari e illumina la scena. Questa foto la chiamiamo I due Cristi, perché per me lui per terra era un Cristo e qua c'era un altro Cristo. Questo qui a me fece molta impressione, perché così sotto il lenzuolo, questi non sono gli occhi qua, ma sembrano gli occhi. Di sangue non c'è. Quasi mussoliniano il profilo. È barbara la cosa, no? La mafia ha sempre ucciso per i suoi interessi, per difendere i suoi interessi, per difendere il suo denaro, per farne tanto. Ha ucciso perché ama il potere. In Sicilia, ma non lo dico, in Sicilia c'è un proverbio che dice comandare è meglio che fottere, comandare è meglio che fare l'amore. Cioè i mafiosi hanno questo senso dell'imperio, imperio sugli altri. Chi uccide la mafia? La mafia uccide chiunque ostacoli il suo cammino. Oggi le cose sono diverse perché la mafia si è modernizzata, per cui tenta di non uccidere e di fare i suoi affari in altro modo. Ma per decenni io ho fotografato sangue e poi sangue e poi sangue e poi dolore e dolore. L'assassinat du président Mattarella ne rassasie pas Riina. 5 mois plus tard, en pleine fête du crucifix, à Monreale, sur les hauteurs de Palerme, il fait abattre le capitaine des carabiniers Basile au milieu de la foule, sa fille dans ses bras. Basile avait repris l'enquête du colonel Russo sur les Corleone. Il devait donc mourir. Ma Riina, per un certo verso, è quasi costretto a ricorrere alla violenza sanguinaria, perché diversamente capisce che la scalata al vertice di Cosa Nostra non riesce a farla. Lui la può fondare soltanto sulla violenza, sulla paura, e spera, secondo me, in una prima fase, forse di evitare la guerra di mafia. Cioè lui spera che con gli omicidi del 79, dell'80, evidenziano talmente tanto la sua forza, la sua violenza, che lui pensa, secondo me, che le famiglie mafiose palermitane a un certo punto ne prendano atto e vengano a migliori consigli. La guerra di mafia scoppia perché, secondo me, Riina questo l'avrebbe evidentemente evitato con piacere, perché invece Stefano Bontade, in particolare Tutuccio Inzeghi, dice no, ora basta, vabbè, Kalashnikov. La guerra di mafia, diciamo guerra di mafia, vabbè, chiamiamola guerra di mafia. La guerra di mafia inizia
nel 1981 ad aprile, con l'uccisione di Stefano Bontate. Inizia perché arriva notizia che Stefano Bontate, Tano Badalamenti, Tolucci Zerillo e tanti altri capimafia volevano far fuori Totò Riina, lo volevano uccidere. E quindi diciamo a Totò Riina ci arrivò questa notizia. Stefano Bontate era un grande uomo d'onore e voleva fare una cosa a regola di Cosa Nostra, di ammazzare Totò Riina, fare una riunione davanti a tutto il Consiglio della Sicilia. Faceva questa riunione, Stefano Bontate si alzava e gli sparava a Totò Riina davanti a tutto il Consiglio. Totò Riina, maligno, già essendo informato dalla spia Pullarà, dal verme che c'era da noi, non va all'appuntamento quando fanno questo consiglio. Cioè Stefano Bontate lo ha sottovalutato troppo. Totò Riina, essendo avvelenato e insidioso, ha ammazzato Stefano Bontate. Tutto qui. Stefano Bontate era uno stratega, quindi era importante colpire a lui, per primo, perché se si colpiva a qualche altro, allora noi a Stefano Bontate non lo avremmo preso più, perché Stefano Bontate avrebbe fatto veramente la guerra. Ecco perché dico è stato un tirabersaglio, perché una volta che è morto Stefano Bontate il suo esercito si è sciolto come la neve al sole. Subito dopo l'omicidio, diciamo, di Stefano Bontate, noi ci organizziamo per uccidere Tolucci Zerillo, perché Tolucci Zerillo è stretto legato con Stefano Bontate e che, fra l'altro, faceva parte di questo complotto, perché gli appuntamenti a Totò Riina per ucciderlo ci arrivavano da Tolucci Zerillo. Ed è avvenuto che sempre che ci hanno portato la notizia uomini di Tolucci Zerillo, perché anche nella famiglia di Tolucci Zerillo c'erano gli infiltrati di Totò Riina, e ci hanno portato la notizia che lui quel giorno si doveva recare in questa donna, e noi ci siamo organizzati con un furgone messo posteggiato sotto l'abitazione di questa donna dove lui si doveva recare. Quando lui è arrivato ci hanno sparato e così è stato ucciso pure Tolucci Zerillo. Ovviamente la famiglia sapeva benissimo che il padre era stato ammazzato dai ragazzi di Totò Riina. E il figlio di Inzerillo, preso dalla rabbia, più volte disse che si sarebbe vendicato di Totò Riina perché gli aveva ucciso il padre. Il figlio di Inzerillo fu poi preso dai corleonesi e portato presso una porcilaia che c'era nel quartiere di Santa Maria di Gesù. Ho visto con i miei occhi quegli porci che venivano tenuti per lunghi periodi senza mangiare. E al figlio di Tolucci Inzerillo gli tagliarono un braccio dal vivo, dicendogli: con questo braccio volevi uccidere Totò Riina, e buttarono il braccio davanti a lui ai porci che se lo mangiarono. Il figlio di Inzerillo fu poi preso e buttato ai porci e fu divorato dai maiali. Guardi, dopo questi due fatti scatta una guerra, potrei dire una caccia all'uomo. Ogni giorno venivano uccise 2, 3, 4, 5 persone a Palermo e dintorni, tutti sul fronte opposto, cioè unilaterale, c'è tutta cosiddetta dei perdenti.
quel periodo eravamo come la caccia al tesoro per ammazzare. Chi arrivava prima a ammazzare una persona. C'erano gli infiltrati e gli uomini traditori dall'altra parte che portavano le notizie a noi per andare a ammazzare la gente. E noi non vedevamo mai, io mi ricordo, lei ha visto Il Padrino? Quando si riunivano a casa c'era quello Ciccio Panza, là faceva pasta col sugo, salsicce, queste cose. Era uguale. Noi in rifugio che avevamo c'era tizio che preparava da mangiare, quell'altro che preparava così, quello andava a comprare da mangiare, eravamo pronti già subito con le macchine perché dovevamo partire, che ci davano le soffiate a chi dovevamo andare a ammazzare. All'epoca che l'ho fatte, diciamo che per me è stata come una passeggiata. Ero contento, perché il valore che ti dava anche nell'organizzazione. Quando ti venivano a cercare per andare a fare una cosa ero contento, perché vuol dire che ero un valente su quello che nel campo in cui uno faceva le cose. I morti sono stati tantissimi, ma tante, proprio non si contavano i morti in quegli anni a Palermo, 81, 82, 150, poi altri 150 nell'82, poi c'erano morti pure fuori provincia perché acchiappò tutte le altre province dove c'erano altri uomini d'onore che dovevano morire. Cioè, quindi è stata una carneficina, ma tutte ed esclusivamente da un lato, non da due lati, solo da un lato sono morti. Il y avait des morts partout, sur les trottoirs, dans les voitures. C'était la partie visible du carnage. Nous découvririons l'autre plus tard. Elle portait un nom, la Lupara Bianca, des assassinats sans cadavre qui laissaient derrière eux des veuves blanches. Les victimes étaient des ennemis de Riina, que ces tueurs faisaient disparaître dans ce qu'ils appelaient les chambres de la mort. L'idea di prendere una persona, strangolarlo, eliminare il colpo, sicuramente è da Riina. Ma le camere della morte c'erano in tutti i punti di Palermo, perché ogni famiglia aveva, diciamo, il posto dove il traditore portava sempre alla persona che doveva essere eliminata, mafiosa o non mafiosa. C'era una sedia a tipo che usano i dentisti, una poltrona girevole, in cui accanto c'era una vasca da bagno, e dopo c'erano appesi in alcuni chiodi, in alcuni contenitori, insomma alcuni cordi. E dopo questi hanno detto che là venivano strangolati le persone, venivano interrogati, dopo messi nella vasca di bagno, sciolte nell'acido, e dopo c'era a 30 metri, a 40 metri c'era il mare, quindi la conduttura buttava tutto al mare. Strangolare una persona, guarda, non è facile finché quando sei da solo, ma quando siete in 3 in 4, se lo tieni legato, lo tieni seduto alla sedia, appena senti che fa puzza, che si è cagato addosso, vuol dire che già è morto. Il 30 novembre 1982 finisce la guerra di mafia con l'uccisione di Saro Riccobono, Totò Scaglione e tanti altri uomini d'onore legati a questa famiglia, a queste famiglie. Per mio capo Riina aveva, diciamo, conservato quella usanza che lui l'ha fatto in diverse volte, che aveva organizzato il pranzo a mezzogiorno, hanno mangiato tranquillamente, hanno parlato come se nulla fosse stato. Invece dopo mangiare, mentre si stava facendo Riccobono la pennichella, chiamata così, sa, che uno mangia abbondante, si sta riposando, Salvatore Riina con uno scatto felino, dice come una belva, ci è buttato di sopra e con la corda al collo, c'erano altri 2 che lo tenevano, è stato strangolato, sia lui che i suoi 3 guardaspalli, e dopo sciolti nell'acido. Riina da quel momento in poi diventa dittatore. Dopo il 30 novembre del 1982 diventa, perché non c'è nessuno anche bonariamente che lo contrasta in qualche cosa.
una volta incoronato nella sua vita è cambiato la responsabilità, cioè nel senso che quell'obiettivo che si era prefissato di diventare capo dei capi ci è riuscito. Lui si vantava che prima o poi sarebbe rimasto nei libri di storia, e nel bene e nel male ci è rimasto, più che nel male che nel bene, per essere molto chiari, però ci è rimasto, e di questo se ne vantava. È cambiato sulla vita quotidiana sociale, zero, cioè lui che faceva vita, tranne che qualche video da qualche altro uomo d'onore, niente teatro, niente cinema, niente passeggiate, niente gelato, cioè che so farsi una passeggiata in lungomare, questi li aveva eliminati dalla sua vita, finito. Poi la sua vita sociale, personale. Quella di Cosa Nostra invece era intensa. In certi momenti usciva la mattina e si rientrava la sera, proprio perché era molto impegnato nel badare a tutte le richieste, tutte le notizie che le arrivavano da tutta la Sicilia. Ed era al solito sempre di contrastare i conflitti all'interno di Cosa Nostra, si concludevano con omicidi, o per interessi economici, per traffico di droga, o per gli appalti, o per sanare un malumore fra uomini d'onore, o passare delle raccomandazioni. Quindi partiva dalla stupidaggine fino alle stragi. Pour affirmer sa mainmise sur la Sicile, Riina fait abattre le député communiste Pio La Torre, qui préparait un projet de loi sur la confiscation des biens des mafieux condamnés. L'État réagit en envoyant à Palerme le général Dalla Chiesa, avec le titre de préfet, des moyens inexistants et une mission, juguler la mafia comme il avait jugulé les brigades rouges. 100 jours après son arrivée à Palerme, il est assassiné sur ordre de Riina, avec son épouse et son garde du corps. Le message de Riina est clair. Ici, c'est nous qui commandons. Nous étions en 1983. Un vent nouveau soufflait sur le palais de justice de Palerme. L'information avait filtré. Des enquêtes étaient menées contre des personnalités que nous pensions intouchables. Les cousins Ignazio et Nino Salvo étaient les hommes les plus riches de Sicile. On les appelait messieurs 10%. Grâce à leur lien avec la démocratie chrétienne, ils avaient obtenu la charge de collecter les impôts moyennant une commission 3 fois supérieure à celle qui était en usage en Italie. Le bruit courait qu'ils étaient en odeur de mafia. Certains les soupçonnaient d'y être affiliés rituellement. L'instigateur de ces enquêtes était un magistrat, Rocco Chinnici. Il s'était entouré d'une équipe de jeunes juges d'instruction, dont Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Il les avait chargés d'élargir leurs investigations au compte bancaire des intouchables. Cela équivalait à transgresser un tabou. Le 29 juillet 1983, à 8h05 du matin, une forte explosion secouait le centre-ville. Totorina donnait à Palerme le visage de Beyrouth. Quello che io so per certo che a stabilire l'omicidio, la strage del dottor Chinnici è avvenuta tra i cugini Salvo e Salvatore Riina. Rocco Chinnici era il consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, quindi tutti i processi passavano da lui. Era un magistrato integerrimo, aveva creato questa situazione con il dottor Falcone, si era messo vicino tutti questi giovani magistrati, il dottor Falcone, il dottor Borsellino, e quindi diciamo non era un giudice manovrabile, agganciabile, assolutamente. E quindi arrivò quest'ordine di uccidere il dottor Chinnici, e quello fu il primo attentato che è stato fatto con l'autobomba. Il messaggio è sempre quello, diciamo, che uno dove voleva arrivare arrivava, e che quindi o si calavano o se no facevano quella fine. Non c'era
non c'era protezione che poteva avvenire per loro. C'era questo, il messaggio che si voleva mandare era questo. Cioè, se tu, diciamo, non ti metti in riga, non c'è niente e nessuno che ti può salvare, cioè lo Stato non ti può proteggere. Noi arriviamo, se non è oggi è domani, ma arriviamo. Pendant les obsèques de Rocco Chinnici, nos regards s'étaient portés sur les juges Falcone et Borsellino. Nés dans le même quartier populaire de Palerme, la Calza, ils étaient liés par une grande complicité et on les croisait souvent ensemble. Nous avons revu Giovanni Falcone au cours d'une audition, témoigner que Chinnici et lui-même se savaient menacés. À ce moment-là, pour eux, la mafia constitue encore une zone grise. C'est un mafioso sicilien, connu comme trafiquant de drogue, Tommaso Buscetta, qui lèvera le voile. Il avait été arrêté au Brésil et extradé. Nous le verrons à la télévision à son arrivée à Rome, les mains menottées sous une couverture pour sauver les apparences. Nous ne savions pas que le juge Falcone l'avait auditionné au Brésil et avait perçu la haine et le désir de vengeance qu'il éprouvait envers Totorina. L'importanza che io ho definito a suo tempo epocale proprio delle dichiarazioni di Buscetta si articola sotto vari profili. Fondamentalmente due. Il primo, ovvio, è quello dell'indicazione di una serie di nomi di mafiosi e dei delitti che avevano commesso e di una serie di altre indicazioni utili per lo sviluppo delle nostre indagini. Ma non meno importante è la descrizione di Cosa Nostra. Buscetta ti fa conoscere l'organizzazione, la struttura. Chi se lo poteva immaginare che Cosa Nostra ha una struttura verticale, una piramide, in cima alla quale, fatta dalle varie famiglie mafiose, in cima alla quale esiste la commissione o cupola, la chiamano o commissione o cupola. Noi andavamo brancolando al buio in una stanza per cercare di capire quali erano i segreti di Cosa Nostra. Buscetta ci ha acceso le luci, Buscetta ha acceso il riflettore e ci ha fatto vedere chiaro. Tutto questo è accaduto, a mio parere, per una doppia combinazione, ciascuna delle quali è legata all'altra, le due componenti. Primo, il colpevole è Riina. Secondo, il colpevole è Falcone. Perché Riina crea delle condizioni interne a Cosa Nostra con la sua strategia del terrore, per cui Buscetta si incazza. Non potendo ammazzare lui, a Buscetta gli ammazzano due figli maschi che stavano a Palermo e che non avevano niente a che fare con la mafia. Gli ammazzano il marito della figlia femmina che stava a Palermo e non aveva niente a che fare con la mafia. Gli ammazzano uno dei suoi fratelli e il figlio di questo fratello. Non c'è bisogno di essere mafiosi per incazzarsi di fronte a tutto questo, non potendo ammazzare lui. Tutto questo è voluto da Riina. Allora la combinazione che Riina determina in Buscetta uno stato di furia, e di furia vendicativa, ma Buscetta non è nelle condizioni, diciamo, militari per rispondere come forse avrebbe preferito fare, intanto perché è in Brasile, intanto perché lo vogliono ammazzare, e trova Falcone. Falcone nelle mani di Buscetta è meglio di un Kalashnikov.
Pour éviter d'être écoutés, les juges Falcone et Borsellino se concertaient souvent dans les couloirs du palais de justice. Évoquait-il celui qui, 10 ans auparavant, en 1974, mû par le remords, s'était présenté de son plein gré à la police judiciaire de Palerme pour raconter ce qu'il savait de Cosa Nostra. Il s'appelait Leonardo Vitale. C'était un petit mafioso de Palerme. Les avocats de ceux qui l'avaient dénoncé réclamèrent une expertise psychiatrique pour qu'il soit qualifié de fou. Les experts n'osèrent pas les contredire. Tous les inculpés furent acquittés. Lui seul fut condamné à 10 ans d'internement dans un asile psychiatrique. À sa sortie, le journaliste Giuseppe Marrazzo le retrouva. C'était en 1984, l'année où Buscetta s'engageait sur la même voie. Ebbe il coraggio di parlare. E io coraggio ne ho avuto sempre poco. Però. Ne ha avuto poco? Sempre, Perché? Perciò che lei diceva il coraggio di parlare. Io coraggio ne ho avuto sempre poco. Perché quello che disse non dimostrò coraggio? No, perché mi hanno accusato di essere pazzo, perciò semmai è potuto dimostrare pazzia. Invece non lo è lei. Lei parlò lucidamente. Quando disse com'era organizzata la mafia delle borgate, i collegamenti con la mafia centrale, voglio dire, allora lei non era pazzo, era uno che voleva parlare. Ecco, che cosa la spinse a parlare? Ma in carcere lei subiva minacce? Sì. Che le facevano? Vabbè, ma non è il caso di parlare. L'operazione Buscetta, chiamiamola così, cioè raccolta delle sue dichiarazioni, ricerca di tutte le conferme e emissione di 365 mandati di cattura, dura più di 2 mesi. Nessuno ha saputo che Buscetta collaborava. Non so quante altre volte in Italia è successa una cosa del genere, parlo del mondo giudiziario italiano, tanto per essere chiari. Noi eravamo 10 a saperlo, più la polizia, ma lo sapevamo solo noi e non era una notizia da niente. Non è filtrato neanche il sospetto. Tanto è vero che la prova dov'è? Tra l'altro è che la stragrande maggioranza di quei mandati di cattura furono eseguiti, perché non se l'aspettavano. Perché nulla era trapelato. Le 29 septembre 1984, nous avons entendu les sirènes des voitures de police balayer les rues de Palerme. L'enquête qui avait abouti à 365 mandats d'arrêt était l'œuvre du groupe de magistrats animé par les juges Falcone et Borsellino. Le 12 novembre, il faisait arrêter les cousins Salvo pour association mafieuse. Les masques tombaient. Un homme demeurait en cavale, Totorina. Prima che cominciasse il processo, gli atti erano costituiti da 1 milione di fogli e l'ordinanza di rinvio a giudizio, che sintetizzava tutti i contenuti processuali, era 8.000 pagine. Dovete affrontare un primo problema che normalmente in nessun altro processo devi affrontare: dove celebrare questo processo, perché al Palazzo di Giustizia di Palermo, che è un bel palazzo di giustizia, grande, imponente direi, 475 imputati dove li metti, 300 difensori dove li metti, la stampa, i media di tutto il mondo, c'erano pure i cinesi, i giapponesi. Non c'era una struttura e una decisione molto importante fu quella di costruire questa enorme aula attaccata al carcere del Luciardone, che era l'unico carcere di Palermo allora. Perché questo? Perché se quest'aula fosse stata a una certa distanza, a 1 chilometro, 2, non ha importanza quanto, rispetto al carcere, significava che ogni giorno
centinaia di pericolosissimi mafiosi, ivi compresi tutti i capi della mafia, dovevano essere trasportati dal carcere all'aula e poi riportati a fine udienza dall'aula al carcere, cioè una cosa che avrebbe comportato, a parte problemi di sicurezza incredibili, difficilmente immaginabili, ma un dispiego di uomini e di mezzi spaventoso. Invece bastava costruirla, fu geniale l'idea, costruirla proprio dentro Luciardone, accanto a Luciardone, si fa un bel corridoio che collega direttamente l'aula al carcere e non c'è più bisogno di questo enorme dispiego di mezzi e di uomini. E quindi fu scelta questa localizzazione. Un'altra cosa molto significativa, che secondo me serve a dimostrare una cosa che tutto sommato è ovvia, ma in Italia non è ovvia. Quando lo Stato vuole esserci, riesce a fare delle cose impensabili. Questa struttura, che è enorme, e che è una struttura, tanto per capirci, le cui mura esterne sono a prova di bazooka, cioè è una struttura seria, fatta in 6 mesi. Quante opere pubbliche in Italia siano state realizzate in 6 anni? Io non lo so quante sono, poche. Un nom de guerre fut donné à ce nouveau tribunal, Aula Bunker, tribunal bunker. Personne n'avait cru à sa réalisation. Nous étions convaincus que l'incurie de l'administration, les manœuvres des politiciens aux mains de Cosa Nostra, les sabotages que la mafia n'allait pas manquer de provoquer, empêcheraient sa construction. La réalité nous a donné tort. Malgré tout, 3 assassinats commis sur ordre de Riina nous ont fait craindre que le maxi-procès ne soit reporté. L'inoffensif Leonardo Vitale est abattu le 2 décembre 1984 en signe d'avertissement à tous les repentis. 7 mois plus tard, le 28 juillet 1985, Riina élimine le chef de la brigade des fugitifs, Beppe Montana, un proche des juges Falcone et Borsellino, que nous avons vu arriver dans la nuit sur les lieux de l'assassinat. Le mois suivant, un commando de tueurs armé de Kalachnikov assassine le directeur adjoint de la police judiciaire, Ninni Cassara, le criblant de balles sous les yeux de sa femme alors qu'il rentrait chez lui. Riina frappe quand et où il veut, mais les juges Falcone et Borsellino n'en démordront pas. La Corte. Il 10 febbraio del 1986 nell'Aula Bunker si apre il primo storico maxi processo alla mafia. I giornalisti avevano cominciato a preparare il terreno con una serie di articoli sugli imputati, sulla storia del processo, sui contenuti dell'ordinanza di rinvio a giudizio, anche sulla struttura, su questa astronave, come venne battezzata, che avrebbe ospitato, non si sapeva ancora per quanto tempo, questo giudizio. Si proceda alla costituzione delle parti. Il presidente di quella corte, che si chiama dottor Alfonso Giordano, era un civilista, non c'entrava niente col penale. Era un magistrato, devo dire anche un giurista, che si era sempre occupato di civile. Perché viene scelto Giordano? Perché tutti quelli che erano candidati, diciamo, a presiedere questa corte e che erano magistrati che si occupavano di penale, tutti trovarono il modo di evitare di assumere questo incarico. Parlo di colleghi, non faccio i nomi. E questo credo che sia una cosa che debba fare riflettere. Invece, con i giudici popolari, contrariamente a quello che accade a Torino col processo delle Brigate Rosse, noi problemi non ne abbiamo avuti. Questo va detto, va sottolineato, ve lo dico da siciliano soprattutto. Professori di scuola, un impiegato delle poste, gente aveva fatto scelte di vita completamente diverse e si ritrovava a comporre il collegio giudicante nei confronti dei peggiori capimafia e con riferimento ai delitti più esecrabili che si possano immaginare. Siciliani.
pure loro, a Palermo. Alla fine di un'operazione chirurgica proprio su questi imputati, sul numero, ne abbiamo messi assieme per il maxi processo 475. In questi 475 c'era uno spaccato importante del popolo mafioso, nel senso che tu andavi dal killer al semplice trafficante di droga a tutti i capi di Cosa Nostra, tutti, con la prima volta nella quale si portava a conoscenza dei giudici una delle regole fondamentali di Cosa Nostra, che in questo caso aveva una grande refluenza processuale, cioè a dire che gli omicidi più rilevanti non potevano essere commessi se non con l'avallo e la condivisione da parte della commissione, cioè del gruppo di vertice, il che vuol dire che il gruppo di vertice doveva rispondere di essere mandante di quegli omicidi, ovviamente. E questa era un'applicazione di grande conseguenza, di grande significazione processuale della conoscenza di Cosa Nostra che grazie ai collaboratori di giustizia, Buscetta in particolare, avevamo acquisito. I giuristi, i giornalisti si divisero sul teorema Buscetta. Che cos'era il teorema Buscetta? La tesi che non si potesse compiere una qualunque scelta criminale, dal delitto fino all'affare, all'estorsione, se non si informavano i capi, che diventavano quindi corresponsabili. Non si poteva fare un delitto in Sicilia senza l'avallo del vertice di Cosa Nostra. Quindi il vertice di Cosa Nostra era responsabile come il sicario di qualunque atto si compiva in Sicilia. Au début de chaque audience, nous scrutions les cages où se tenaient les inculpés. Michele Greco, le chef de façade de Cosa Nostra, est apparu un jour en tenue blanche, sans doute pour justifier son surnom, le pape. À l'autre extrémité, Luciano Liggio, le chef évincé par Rina, exhibait ses costumes et ses cigares d'un autre temps. Entre eux, le trésorier de Cosa Nostra, Pippo Calò. Principal inculpé et principal absent, Totò Riina, recherché depuis 17 ans. Non tutte le udienze furono uguali, è chiaro. Quando ad aprile arrivò Tommaso Buscetta c'era il pienone in aula. C'erano tutti gli imputati alla sbarra, c'erano tutti gli imputati a piede libero, c'erano le parti civili, c'erano centinaia di giornalisti, c'erano centinaia di curiosi che si erano sobbarcate le file all'esterno pur di entrare e vedere questo boss dei due mondi di cui era soltanto filtrata qualche foto. Ebbene, si apre una porta in fondo all'aula e si vede un gruppo di agenti che scortano un uomo elegantissimo con una giacca grigia, degli occhiali da sole, pettinato benissimo e davanti a tutti con una giacca color cammello, con la mano dentro quasi a impugnare una pistola, uno dei capi della polizia e degli amici più stretti di Giovanni Falcone, che era Antonio Manganelli. E il primo confronto avviene con Calò e sarà l'unico, perché Buscetta lo massacra a Calò, proprio una cosa imbarazzante, e raggiunge il culmine che Buscetta aveva anche una sua capacità scenica, si sapeva porre, era molto sicuro di sé, molto misurato e molto credibile. E a un certo punto lui, guardandolo in faccia, fisso, gli ricorda che lui ha ucciso giovani che da bambini erano cresciuti sulle sue ginocchia, che erano i suoi figli, i figli di Buscetta. Ed era vero, perché essendo i due grandi amici, chissà quante volte i figli di Buscetta saranno stati sulle ginocchia di questo zio, a giocare con questo zio. E tu, proprio così, a un certo punto hai deciso di farli ammazzare. E lì calò un silenzio impressionante. Finisce il confronto e tutti i difensori degli imputati che avevano chiesto i confronti successivi si alzano ad uno per dichiarare a verbale che rinunciavano. Io lì ho capito che avevo vinto il processo.
Cioè, tutti i mesi successivi sono stati una noia tremenda, perché il processo lo vinceva il pubblico ministero. La confrontation que tout le monde souhaitait entre Buscetta et Totorina n'aura pas lieu durant le maxi-procès. Mais 7 ans plus tard, à Rome, une fois Rina arrêtée, Buscetta n'avait rien perdu de sa rage. Buscetta può rivolgersi direttamente all'imputato Signor Rina. Presidente, io volevo... No, Posso chiedere? dica, Io rifiuto il confronto con... già l'ha detto. Lei aveva chiesto il confronto con tutte le persone Aveva che... chiesto, ora ho letto queste cose, signor giudice, e non voglio fare più confronti con questo signore. Senta, lei ha detto io non voglio essere sottoposta a confronto con Buscetta perché non è della mia statura, è uno che ha troppe amanti. Ma lei che cosa ne sa? Non ho detto amante, ho detto anche tante mogli. Tante mogli, tante donne, vabbè. E io posso dire... E che ne sa lei? Io posso dire che l'ho letto nei giornali perché tutte le riviste e tutti i giornali le portano. Poi, signor Presidente, come mio nonno, parto di mio nonno, che io quando mi riferisco di moralità parlo della mia famiglia. Mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni e aveva 5 figli con papà e non ha cercato più moglie, non ha sposato. E mia madre è rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale. Se lui non vuole parlare con me, io a voi devo farvi conoscere chi è costui, perché lui parla di moralità con me per le donne. Però io vorrei sapere da voi tutti e da lui stesso con quanto coraggio lui può dire a me di moralità quando è l'artefice della fine dei miei cari. Questo individuo può parlare di moralità quando ha ucciso tanta gente innocente. Lui parla di moralità a me. Dov'è la sua moralità, Rina? La faccia vedere. La faccia conoscere. Dov'è la tua moralità? Moralità. Io ci domanderei, ma no, lasciamo perdere, va. Lasciamo perdere. È risata ironica o sarcastica? Rina, lei può non rispondere, però se si diverte o partecipa alla corte perché si diverte o non si diverte. Non commento. Signor Buscetta, lei ha accennato al fatto che Rina ha fatto uccidere moltissime persone innocenti. Vuole ricordare alla Corte quali sono questi omicidi, quelli più importanti che ha deciso Rina, o ha fatto Rina? Ma lei sta scherzando? Ma tutti, tutti. Chi è che non si rivolgeva a lui per fare un omicidio? Lei pensa che hanno ucciso i miei figli o li hanno fatto scomparire i miei figli e lui non lo sa? Lui ha deciso tutti gli omicidi che sono successi nel Siciliano. Tutti. Lui era il vero capo della commissione. Era lui che decideva. Il 21 novembre del 1987, dopo 650 quasi giorni di udienza, di processo, spesso anche giornate intere di dibattimento, dopo tutte le requisitorie e le richieste dei pubblici ministeri e le tesi invece difensive espresse da oltre 200 avvocati, il presidente Giordano si ritira in Camera di Consiglio insieme al giudice Allatere e ai giudici popolari. Avant que la Cour se retire, le pape de Cosa Nostra a demandé la parole pour faire une déclaration typiquement mafieuse. Dunque, forse c'è Greco che vuole parlare. Cella 19. Io desidero farle un augurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace. La serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore, che lo raccomandò a Mosè quando
deve giudicare che ci sia la massima serenità, che è la base fondamentale. E vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita, oltre a questa occasione. Vi accompagna nel resto della vostra vita. Questo io volevo dire, signor Presidente. Va bene. La Corte, per la sua composizione effettiva, si ritira in Camera di Consiglio. La Corte. La Cour s'est enfermée un mois entier pour délibérer. Le président Giordano est apparu barbu à l'énoncé du verdict. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise prima di Palermo, visti gli articoli di legge, dichiara a Benante Michele, Altadonna Francesco, Amato Federico. 2665 années de prison sont prononcées contre les 475 inculpés. 19 condamnations à une perpétuité incompressible à l'encontre des chefs de Cosa Nostra. Falcone e Borsellino gagnent le premier acte. Per la prima volta veramente la mafia era la sbarra e per la prima volta furono inflitti ergastoli ai capi di Cosa Nostra, direi a tutti i capi di Cosa Nostra. Riina non aveva mai subito una condanna all'ergastolo, il primo ergastolo lo subisce col maxi processo. Provenzano condannato all'ergastolo, e l'elenco sarebbe lungo, cito Riina e Provenzano perché stiamo parlando soprattutto di loro. E da quel momento si apre una fase, molto significativo anche questo, si apre una fase di pax mafiosa, viene chiamata, cioè dire durante il maxi processo Cosa Nostra non ammazza più, perché ha avuto garanzie che quando il maxi processo arriverà in Cassazione, perché in Italia noi abbiamo 3 gradi di giudizio, e quello definitivo è quello della Cassazione, Cosa Nostra aveva avuto garanzie che in Cassazione il processo sarebbe stato, la sentenza sarebbe stata annullata, insomma si sarebbe in qualche maniera, non dico finito a tarallucci e vino, ma insomma sarebbe stato molto ammorbidito. Questa garanzia la diede l'onorevole Salvo Lima. Riina sperava di liberarsi dal maxi processo perché si era costruito la casa a Corleone e che c'è un minimo di lettura e pensava di andarsi a fare la vecchiaia a Corleone. Uno che si costruisce una casa e che spera di andare a Corleone, ci può andare da latitante, scusatemi, ci deve andare da libero. E lui era convinto, secondo la sua tesi, di ottenere non voglio andare oltre, dei benefici, cambiare legge o fare qualche altra cosa per poi andarsi a passare la vecchiaia a Corleone. Nous avons vu les images de l'imposante villa que Riina s'était fait construire pour y vivre avec son épouse, ses 4 enfants et leur futur conjoint. Pour en jouir, il devait franchir l'obstacle de la cour d'appel. En signe d'avertissement, il fit tuer le magistrat qui avait accepté de la présider, le juge Saetta, et son fils qui se trouvait à ses côtés. En vain, la perpétuité de Riina est confirmée en appel. Dopo l'appello di Palermo, quindi il processo parte per Roma, per la Cassazione, in cui noi mafiosi eravamo tranquilli che a Roma in Cassazione c'era Corrado Carnevale che faceva tutti i processi di mafia, cioè non è che ne faceva uno sì, uno no, li faceva tutti, aveva creato Carnevale questa legge, va bene, in cui tutti i processi di mafia se li prendeva lui e sistematicamente assolveva tutti, non è che c'erano problemi che a qualcuno li condannava, trovava sempre il pelo nell'uovo, più importanti erano i mafiosi, con più facilità lui insomma li assolveva. Però c'è che queste cose li sa pure Giovanni Falcone. Esatto, quindi Giovanni Falcone studia come non fare andare tutti i processi di mafia a Corrado Carnevale. Allora Falcone, il 1 marzo del 91, aveva preso servizio perché era stato nominato direttore generale degli affari penali al Ministero della Giustizia a Roma. Direttore generale degli affari penali.
E che fa Falcone? Si inventa un cambiamento organizzativo, nel senso che i presidenti delle varie sezioni della Cassazione sarebbero stati interessati da una rotazione, cioè periodicamente cambiavano, non più sempre lo stesso presidente in ciascuna sezione, ma rotazione dei presidenti. Questa rotazione che cosa comporta? Sono fatti questi. Comporta che, guarda caso, all'udienza del 30 gennaio 92, udienza in cui si trattava il maxi processo, la rotazione non prevedeva la presidenza di Corrado Cannavale all'ammazza sentenza, ma la presidenza di un altro presidente, il dottor Arnaldo Valente. E il processo, sarà una casualità per carità, finisce come finisce, cioè un disastro per Cosa Nostra, non viene annullato niente, tutto viene confermato. Vuoi che Cosa Nostra non abbia collegato, devo dire che così era, tutta questa rivoluzione, diciamo, all'iniziativa di Falcone? Giudiziariamente è stata la prima sconfitta di Cosa Nostra. E lì è cominciato, fra virgolette, il declino, perché Tortorina si è innervosito, non ha accettato di buon grado questa sentenza, era la prima condanna all'ergastolo che riceveva, e quel sogno che gli è svanito è diventato e l'ha fatto impazzire. L'ha mandato in tilt. La mafia incassa il colpo, ed è un colpo molto duro, e reagisce. Come? Ammazzando l'onorevole Lima, che lì si paga con la vita, non è che si paga con una multa. L'onorevole Lima si era reso colpevole di non avere mantenuto l'impegno che aveva preso. Tutti sapevano che lui era il garante della politica nei confronti delle famiglie mafiose. Tutti sapevano che lui era il tramite tra la corrente andreottiana romana e la politica siciliana di garanzia alle cosche. Ma non pensavo che Totorrina arrivasse a decretarne l'eliminazione. L'exécution brutale de l'homme le plus puissant de Sicile suscita un vent de panique parmi des politiciens siciliens de la démocratie chrétienne. Ils avaient bénéficié des votes de la mafia et n'étaient plus en mesure d'offrir de contrepartie. On lisait dans leurs regards une même interrogation. Qui serait le suivant? L'indomani sera vado a prendere un aperitivo a casa di Giovanni Falcone, ed eravamo Giovanni Falcone, sua moglie, io e Paolo Borsellino, sostanzialmente a valutare l'omicidio Lima, il suo significato. E la valutazione fu univoca. Cioè è chiaro ed evidente che la famosa polizza di assicurazione sulla vita, di cui aveva parlato Paolo Borsellino a proposito del maxi processo, era scaduta. Cioè Paolo Borsellino sosteneva, e i fatti lo confermarono, sin dall'84, che finché il maxi processo era pendente, cioè non definitivamente chiuso, a noi non ci avrebbero ammazzato. Perché, tu capisci, ammazzi Borsellino, ammazzi Falcone durante il maxi processo, nell'ottica mafiosa era, voglio dire, troppo facile pensare che la sentenza sarebbe stata ancora più dura. E quindi Paolo ebbe questa intuizione giustissima. Cioè, finché c'è il maxi processo pendente noi siamo tranquilli. Appena finisce il maxi processo, se finisce male per loro, testualmente la frase fu: sono cazzi amari. L'uccisione di Lima era la conferma. Perché? Perché era la conferma che la mafia non intendeva digerire la sentenza del maxi processo. E quindi questa serata si concluse con una frase di Falcone che ci accompagnò verso la porta e disse: la verità è che da questo momento in poi può succedere di tutto. Il di tutto si capisce che cosa poteva essere nella mente di Falcone. Qui c'era l'autostrada. Questa è la croma di Giovanni Falcone, guidata da Giovanni Falcone, non esiste più il davanti. E questa è la voragine. Saranno almeno 10 metri
tutta la sete autostradale è stata distrutta, non esiste nemmeno più la barriera laterale. Era stato utilizzato un canale di gronda, un canale di scarico delle acque piovane che passava sotto l'autostrada, avevano utilizzato un carrello della spesa forse, oppure qualcuno diceva uno skateboard, su cui avevano caricato questi fustini pieni di tritolo, 400 kg circa di tritolo con un innesco, e l'avevano azionato da lontano. E in pratica per qualche frazione di secondo non hanno preso in pieno l'auto di Falcone, hanno disintegrato l'auto che li precedeva, quella guidata da Montinaro, da Antonio Montinaro, ma la voragine, l'esplosione, l'onda d'urto hanno distrutto la macchina di Giovanni Falcone nella parte anteriore e hanno scaraventato Francesca e Giovanni contro il parabrezza uccidendoli. Quel giorno la tensione un po' era scesa perché già avevamo fatto due fine settimana ad aspettare che il dottor Giovanni Falcone venisse. La prima notizia per dare seguito a questo progetto di morte arriva da Domenico Ganci, che avevo visto uscire dal palazzo dove abitava il dottor Giovanni Falcone, partire le vie e partire le macchine, il corteo di macchine, le macchine blindate, per andare a prendere il dottor Giovanni Falcone. Noi a quel punto, io, Gioè, Battaglia e Biondino, che si è fermato vicino alla piazzola, siamo andati sulla collina per tenerci pronto. La Barbera, che doveva andare a controllare, doveva andare a verificare la velocità, prima di andarsene via, andò sul cunicolo e andò a collegare, perché erano scollegati ancora, andò a collegare la miccia al ricevente, e da quel momento in poi tutto arriva nelle mie mani, da me e Gioè. Gioè, quando li vede arrivare all'altezza del frigorifero, quando Gioè mi dice vai, io sto bloccato, cioè sono completamente immobile, è come se quello parlava col muro. La seconda volta mi dice vai, alzando un po' il tono della voce, e io lì ancora immobile, c'era come qualcuno che mi teneva il dito, che non era il bottone, era levetta. Alla terza volta Gioè mi fa vai, e io dopo, nonostante questa terza avviso con tono più forte, resisto, però a un certo punto come distinto schiaccio la leva. Vedo visivamente che non c'è un'esplosione totale, ma c'è una conseguenza tipo domino dell'effetto dell'esplosivo. Sento che i detriti che erano in aria cadono per terra, cominciano a suonare tutta una serie di allarme nelle vicinanze, e ci torniamo a Palermo. Mi ricordo come ora, ci andiamo al telegiornale e c'era, come si dire, la striscetta di sotto che dava la notizia che il dottor Giovanni Falcone era morto. Il momento dei funerali, fino a quando non ci fu l'intervento della compagna moglie di una delle agenti di scorta, quando il prete gli metteva il microfono vicino alla bocca per poterlo far sentire, fino a quando lei non pronunciava la parola pentitevi, io non resistevo e cambiavo canale, perché non potevo ascoltare quelle parole. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Avete il coraggio di cambiare. Il a plu sur Palerme le jour des funérailles.
Quand le cercueil de Giovanni Falcone est apparu, recouvert de sa robe rouge de magistrat, nous nous sommes mis à scander son prénom, et nos mains se sont levées pour l'applaudir, comme s'il était là, vivant parmi nous. Nous aimions cet homme. Sa mort rendait ce sentiment flagrant. Lorsque les hommes politiques et les officiels sont sortis compasser de l'église San Domenico, les plus jeunes d'entre nous n'ont pas pu se retenir de les traiter de bouffons. In quei giorni, sono dati certi, 2 ufficiali dei carabinieri contattano Vito Ciancimino. Contattano Vito Ciancimino perché Ciancimino indubbiamente era molto legato soprattutto ai corleonesi, a Riina e Provenzano, e comunque a Cosa Nostra, e sostanzialmente quella che comunemente viene chiamata trattativa, è un termine su cui potremmo anche discutere, ma insomma va bene per capire quello che vogliamo dire, per cercare di capire cosa voleva la mafia per fermare le stragi. Insomma, il timore fondato era che dopo l'uccisione dell'onorevole Lima a marzo del 92, dopo la tremenda uccisione di Giovanni Falcone, di sua moglie e dei 3 ragazzi della scorta, questa strategia potesse continuare. Riina, con la strage di Capaci fatta in quella maniera così eclatante, ha 2 scopi, ha 2 motivi. Uno, di eliminare il suo peggior nemico, e quello ci riesce perché lo fa saltare in aria. Dopo, perché a qualsiasi tipo di istituzione ci mette paura, cioè dà sfogo, dà propaganda alla sua forza militare che c'ha. Quindi lui compila un papello, va bene, che sono in dialetto siciliano, è una richiesta che tu non puoi dirmi di no. Io ti faccio una richiesta, se tu vuoi che io non ti combatto più, mi devi accettare queste cose. C'era una richiesta che riguardava anche la revisione del maxi processo, però questa, devo dire, era una richiesta assolutamente velleitaria, perché il potere politico non può ordinare la revisione di un processo. Il problema che si pone poi e che viene processato è etico trattare con gli assassini? È etico trattare con i mafiosi? Potranno mai darci un vantaggio che valga la pena di esporci a collaborare con loro? Mi ci rivedo a distanza di tempo e trovo Riina incazzato, nero come una iena, perché le richieste erano state respinte, perché erano esose. E sinceramente mi viene difficile capire o chi poteva accettare una cosa del genere, specialmente con, chiudo l'argomento, con il dottor Borsellino ancora in vita. La paura, guardi, sarebbe assurdo sostenere che paura non se ne prova. Ci sono dei momenti in cui la paura si prova. L'importante è che assieme alla paura ci sia il coraggio. Io penso che l'apertura di questa, chiamiamola trattativa, abbia accelerato l'uccisione di Borsellino, perché Cosa Nostra a un certo punto ha ritenuto di dover alzare il proprio potere contrattuale dando allo Stato un'altra botta. Immagini agghiaccianti. La mafia ha assassinato Paolo Borsellino, diventato il nemico numero 1 della criminalità organizzata dopo la strage di Capaci e la morte di Giovanni Falcone. Questa volta forse più che di strage sembra si debba parlare di ecatombe. Una scena apocalittica. È toccato a me per primo di inciampare in quello che restava di Paolo Borsellino. E ho fatto anche una grande fatica a riconoscerlo perché era bruciato. Dopodiché non mi ricordo più niente. Il buio più totale.
Nous revoyons les images de la dévastation quand le supérieur des juges Falcone et Borsellino, le magistrat Antonino Caponetto, un juste parmi les justes, est apparu sur l'écran. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché è finito tutto? Perché non mi faccia dire altro. Non mi faccia dire altro. Le lendemain, cet homme frêle se ressaisissait et retournait au combat. Sa décision, son geste, allait ranimer tous ceux qui, comme lui, voulaient combattre Cosa Nostra et arrêter Rina. Aux obsèques des membres de l'escorte de Paolo Borsellino, nous avons voulu pénétrer dans la cathédrale pour honorer les morts et déverser notre colère sur les représentants de l'État venus de Rome que nous jugions complices de Rina du fait de leur inaction. Les barrages ont fini par céder. Le président de la République et le directeur de la police nationale n'ont dû leur salut qu'au procureur Ayala, dressé devant l'assistance qui hurlait que la mafia sorte de cette église. Anche qui, dopo questa strage, non ottiene nessun risultato. Io mi ci vedo, lo vedo ancora una volta incazzato, scuro in faccia, non è loquace come sempre, cioè contento di vantarsi di avere niente, invece lo vedo molto ristretto, molto cupo, e mi dice di cominciare a preparare un'altra strage. Io nel frattempo porto a termine l'omicidio di Ignazio Salvo. Il motivo dell'uccisione di Ignazio Salvo rientra nella cosiddetta resa dei conti, che non si era attivato per l'esito positivo del maxiprocesso. Le cadavre d'Ignazio Salvo, abattu un soir dans sa villa du bord de mer, tout près de ses Mercedes, traduisait la rage meurtrière qui s'était emparée de Rina à l'encontre de ses alliés politiques d'autrefois, que ces tueurs exécutaient sans état d'âme. Guardi, io ho commesso, voglio specificare questo, io non ho commesso, ma non che voglio, come si dice, al solito defilare dalle mie responsabilità. Io ne ho compreso, sono responsabile di circa 100 omicidi, che non li ho commesso materialmente 100 omicidi, non so quanti, non li ho mai contati, perché c'è stato un momento che io ho assunto il ruolo di mandante, capofamiglia, quindi tutto quello che veniva fatto io lo prendevo, assumevo come ruolo di mandante. Ma materialmente, sinceramente non lo so quando ho commesso, pure che ne avrei commesso 100. Ma questo rientrava in quel contesto dell'associazione. Quindi pensavo di essere potente, pensavo di essere al di sopra di ogni sospetto, pensavo di essere di onnipotente, pensavo che al di sopra di me non c'era nessuno, quando invece poi mi sono reso conto che stavo essere vittima della mia stessa associazione. L'ho scoperto grazie alla collaborazione di Salvatore Cancemi, che a un dato punto Totorrina aveva deliberato la morte mia, voleva che venissi ucciso io e Sapuccio Madonia. Ora, dico io, è possibile che nessuno fino adesso ha capito che Totorrina ha tirato sull'acqua per il suo mulino? Guarda, io percorro tutto questo passaggio e dico, porca miseria, ma uno vivo non è rimasto, perché tutti quelli che abbiamo fatto la guerra di mafia, tutti quelli che gli hanno fatto prendere il potere a Totorrina, mano a mano che Totorrina prendesse potere, sostituiva le persone a suo piacimento, e quelle persone che stavano nei mandamenti le faceva ammazzare. Come Pino Greco, come Menzio. Che succede? Che a un dato punto Giuseppe Greco dimostra personalità nei confronti di Totorrina, è un rivale, tra virgolette, nel senso che anche lui ha lo stesso comportamento di Totorrina.
E lui, quando capiva un altro soggetto che gli stava sfuggendo di mano, che lui non riusciva più a poterlo dominare, ne approfittava per quelle accuse che gli venivano rivolte per poterlo uccidere. Lo fa uccidere Rina dai migliori amici che c'ha questo ragazzo, promettendoci che cosa? Il potere che c'ha questo Giuseppe Greco lo passa, perché si trovano sempre quelle persone egoisti, traditori. Arrivano una mattina, mentre Greco li vede arrivare, si salutano, si sta facendo il caffè, mentre è girato che sta riempiendo la caffettiera del caffè, ci sparano in testa e lo uccidono. Uno dei due killer, che uno era Giuseppe Lucchese e l'altro era Vincenzo Puccio, quando vengono arrestati, il Puccio viene ucciso pure per ordine di Salvatore Rina, con una bistecchiera ci fa spaccare il cervello. Rina è una cosa continua che può uccidere tutti i suoi amici che diventano a un certo punto famosi, però per Rina, nella mentalità di Rina, diventano dei pericoli. Guardi che veramente noi eravamo dei macellai. Se io ci penso a me viene la pelle d'oca. E tutto questo è stato fatto per Totò Riina. Che è una cosa impressionante. Per conto di Cosa Nostra ho fatto tante cose. Ho commesso tante brutte cose. E fra tante queste brutte cose ci sono pure gli omicidi di due fratelli di mio papà. Non ne potevo fare a meno, perché una volta che avevano deciso che doveva morire Vincenzo Anselmo, e che è stata più che altro una tragedia quella che ci hanno fatto a mio zio, perché non è vero nulla di quello che dicono, che se lo voleva fare con una donna, con una ragazza, perché solo così lo potevano, solo facendo la tragedia. Ma io non l'ho potuto salvare. Ho cercato, quando mi è stato detto di incontrarmi con Totò Riina, e lui non mi ha voluto ricevere in quel determinato contesto. Cercai di spararci, ho detto ci sparo io, e hanno proibito pure di spararci, perché doveva scomparire. Lo dovevano prendere e dovevano scomparire, perché non volevano nemmeno, perché io sapevo cosa significa morire per strangolamento e morire con un colpo di pistola. 100.000 volte meglio morire con un colpo di pistola che non essere strangolato. Perché con un colpo di pistola si muore a 3 secondi. Invece con il laccio a collo ci vuole il tempo ed è brutto. Brutto, brutto, brutto. Dopodiché, dopo questa scomparsa, il fratello lo viene a sapere che è scomparso suo fratello. Che sarebbe un altro fratello, Salvatore. Mio zio muore a ottobre, nei primi di novembre a noi ci arriva la notizia, a me, sempre a me, mi portano la notizia che mio zio sta collaborando con la polizia, con i carabinieri. E mi dicono che si merita la morte. Ci vado io, non vi preoccupate, fate come se fosse già cosa fatta. Ci sono salito a casa davanti a sua moglie e ai suoi figli, ci ho sparato e me ne sono andato. E già quando ti combinano te lo dicono, che prima viene Cosa Nostra e poi viene la famiglia di sangue. Prima viene Cosa Nostra, è come se fanno un lavaggio di cervello. Prima viene Cosa Nostra e poi viene tutto il resto. Io non mi potevo mettere contro Totò Riina. Totò Riina era Dio in terra. Questo era Totò Riina a Palermo. E chi si metteva contro di lui era perso, era finito. Dans ce climat de terreur, un homme craint pour sa vie. Il s'appelle Baldassare Di Maggio. Riina l'a nommé régent d'une bourgade proche de Corleone. De peur d'être éliminé, il quitte la Sicile et se réfugie dans le nord de l'Italie. Des carabiniers l'arrêtent pour une broutille. Il parle. Il sait, dit-il, comment arrêter Riina.
il suffit de filer ses 2 chauffeurs. Un commando de carabiniers dirigé par un capitaine qui se fait appeler Ultimo, le dernier des derniers, parvient après de longues filatures à un ensemble résidentiel devant lequel il place une caméra. Baldassare Di Maggio reconnaît d'abord Madame Rina. Puis le 15 janvier 1993, Totorina. Le capitaine Ultimo et son commando l'arrêtent à un rond-point près du périphérique de Palerme, au terme d'une cavale qui aura duré 24 ans. Quel giorno ci dovevamo vedere non tutta la commissione, ma quantomeno le figure più importanti e più vicino a lui. Se i carabinieri avessero avuto un attimo di pazienza e vedere dove arrivava, avrebbero arrestato buona parte di Cosa Nostra, dei vertici di Cosa Nostra. Però questo col senno di poi, i carabinieri immagino che, avendo visto Torrina, non gli sembrava un momento l'ora di mettergli, come si dice, le manette, non sapevano quello che era il passo successivo. Nous avons vu en direct les chefs hiérarchiques du capitaine Ultimo annoncer la capture historique du parrain des parrains. À l'extrême droite, en civil, le colonel Mori, qui avait entamé la négociation avec Cosa Nostra et supervisé l'enquête menant à l'arrestation de Rina, n'exulte pas. Quello che accade dopo l'arresto di Rina è veramente incredibile. Tutti noi immaginiamo che le indagini siano proseguite con ovviamente la perquisizione nel covo, la ricerca di quelli che avevano appoggiato e aiutato Salvatore Rina nella latitanza dorata in questo parco di ville alla periferia di Palermo, e invece no. Inspiegabilmente la videosorveglianza viene eliminata, il covo non viene perquisito. I giorni successivi, al solito, non vedendo che il covo, c'è la casa, chiamiamo covo, non veniva perquisito, abbiamo pensato di farlo ripulire. Ripulire nel senso di togliere vestiti, tutto quello che poteva, tutto quello della cassaforte, tutto quello che poteva essere riconducibile a Totò Rina. Io non li ho visti quello che c'era dentro quella cassaforte, ma al 99, il 100% tutto quello che c'era sicuramente li ha presi la moglie, Ninetta Bagarella. Non escludo qualche altro soggetto, ma prevalentemente la moglie, e se l'avrà portati a Corleone. Io gli posso garantire, avendo vissuto in altre case dove Rina abitava, che c'aveva pure cassaforte, e ogni volta lì dentro c'aveva atti notarile, contabilità, c'aveva tutta una serie di... c'era la sua vita. Quando ho saputo che la perquisizione in effetti non era stata fatta e che addirittura la Procura della Repubblica, il Procuratore della Repubblica era entrato nel covo di Totò Rina soltanto dopo che il covo era stato ripulito, era stato spolverato e le pareti erano state verniciate, ho pensato che un patto inconfessabile era stato fatto tra pezzi dello Stato e pezzi della mafia. Cominciano una serie di vicende rocambolesche. Addirittura i carabinieri fanno credere ai giornalisti che il covo sia altrove, poco distante da qui, in un campo che era coltivato da un contadino che praticamente di Rina non sapeva assolutamente nulla. Eppure i giornalisti vengono depistati. Perché tutto questo? Certains journalistes ont accepté de se prêter à la mise en scène des carabiniers avec hélicoptères, troupes d'élite et assauts factices. Pour tromper qui? Et qui tirait les fils de cette mascarade? Quelques jours plus tard, les carabiniers conviaient une équipe de télévision dans ce qui était censé être le repère de Rina. Rien n'y manque, ni la cache, ni le coffre-fort à taille d'homme, ni les bouteilles de lait des enfants, ni le bureau du boss, et pour clore le tout, une piscine.
dans une villa qui n'a jamais été celle de Rina. Perché tutto questo? Perché non è stata fatta la perquisizione del covo? Com'è possibile che un'indagine così importante si sia in qualche modo arresa di fronte a tutto questo? Ci saranno 1000 spiegazioni. Il colonnello Mori dirà che ci sono state incomprensioni con la procura, il capitano Ultimo dirà che in realtà non si potevano trattenere gli uomini qui in via Bernini perché ormai il covo era scoperto e poteva essere pericoloso, e i magistrati diranno invece che loro erano stati rassicurati dai carabinieri che le indagini stavano continuando e proprio per poter continuare e magari poter arrivare all'arresto di alcuni complici di Rina non bisognava assolutamente fare irruzione nella villa che aveva ospitato il capo dei capi. Insomma, 1000 spiegazioni, tutte contraddittorie l'una con l'altra. Aujourd'hui encore, les ombres demeurent, les doutes persistent. Rina n'en parlera jamais dans les tribunaux où il sera convoqué pour répondre des assassinats commis sur ses ordres. Il n'acceptera jamais d'assumer ses responsabilités. Io avevo 16 mesi, 17 mesi isolato da tutto e da tutto. Ogni tanto mi si attacca una televisione e poi mi si sta 7 mesi, 8 mesi perché mi devo pentire. Io non ho niente da pentire, è inutile che mi trattano così. Io non ho niente da pentire. Se avessi cose da pentirmi me ne pentirei. Il pentito non l'ho fatto perché non ho niente da pentire. Après son arrestation, Rina n'est plus sorti de prison. Il passera 24 ans dans l'isolement des cellules de haute sécurité, 24 années de cavale, 24 années de détention. Il sera finalement piégé par un micro actionné durant son heure de promenade. Pour impressionner son jeune compagnon, il se vantera non plus d'être le bon père de famille, le bon chrétien, l'agriculteur sous les traits duquel il s'était toujours représenté, mais le chef, qui a su avec sa bande d'assassins régler leur compte à tous ceux qui avaient entrepris de le combattre au nom du droit. Le rêve que s'était construit Rina pour ses vieux jours a été confisqué par l'État et transformé en caserne de la Guardia di Finanza, la police financière. Depuis le 17 novembre 2017, Rina est enterrée dans le caveau familial, au cimetière de Corleone, non loin de ses complices et de ses victimes. Io penso che lo stato di salute attuale della mafia siciliana, guai a pensare che sia uno stato di salute talmente grave per cui Cosa Nostra è ricoverata in rianimazione, questo sarebbe un errore, ma non è uno stato di salute, diciamo che è ricoverata in corsia. Se la mafia scomparirà un giorno, io non lo so, me lo auguro. Mi avvalgo di una osservazione la cui valutazione affilo a chi ci ascolta. A questa stessa domanda Giovanni Falcone rispose in questa maniera. E nessuno al mondo si è mai, ha mai capito la mafia fino in fondo come l'ha capita Falcone. Certo che un giorno la mafia scomparirà, perché la mafia è un fenomeno umano, il più deteriore che si possa immaginare, ma è pur sempre un fenomeno umano. E tutti i fenomeni umani hanno un inizio, hanno un loro svolgimento, ma fatalmente, in quanto umani, hanno una fine. Io penso che Falcone avesse ragione. Il problema è quando dallo svolgimento arriveremo alla fine. Per capire come la penso, temo che io quel giorno non ci sarò sulla terra, sarò altrove.